Allora, come nell'esercizio precedente, io vado a distinguermi due casi, il caso del numeratore e il caso del denominatore. Quindi, per quanto riguarda il numeratore, deve essere radice di x che moltiplica 8 meno x, mi viene chiesto quando è maggiore di 0. Ora, attenzione, perché la radice, qualora sia definita, è sempre positiva. Quindi posso trascurarla nello studio di questo segno. Quindi rispondere a questa domanda, quando è che questo numeratore è positivo, equivale a rispondere alla domanda 8 meno x maggiore di 0. Quindi me lo posso dimenticare. Quindi diventa meno x maggiore di meno 8 e quindi diventa x minore di 8. E questo risponde alla domanda sul numeratore. Andiamo a vedere la domanda sul denominatore. Avendo risposto al numeratore, preoccupiamoci adesso di capire quando è che il denominatore è positivo. Beh, un valore assoluto è sempre positivo, tranne quando l'argomento è proprio uguale a 0. Quindi, per rispondere a questa domanda dico che in maniera equivalente vado a cercare quando x quadro meno 6x risulta essere uguale a 0, perché tanto dire maggiore di 0 un modulo è sempre positivo, quindi io mi voglio assicurare soltanto che vale il diverso qua. Quindi se io escludo questi casi sto a posto, il mio denominatore sarà sempre positivo. Quindi se raccolgo la x mi viene x meno 6 diverso da 0 e da qui scopro che deve valere x diverso da 0 ma anche x diverso da 6 a questo punto. Quindi già mi sono ritrovato parzialmente con quello che è il risultato, dove viene chiesto esplicitamente che x deve essere diverso da 6. Il fatto x diverso da 0 già sta incluso qui, perché se dico maggiore strettamente di 0, a maggior ragione sarà diverso da 0. E quindi questo va a giustificare un attimino quello che abbiamo trovato nel denominatore. Dobbiamo specificare meglio il discorso del dominio. Il dominio cosa mi richiederebbe? Il dominio mi richiederebbe che quello che c'è dentro la radice sia maggiore o uguale di 0, quindi mi viene chiesto che x sia maggiore o uguale di 0 e allo stesso tempo mi viene chiesto che il denominatore x quadro meno 6x sia diverso da 0. Ma a questa domanda abbiamo già risposto qua quando sono andato a vedere che l'argomento è diverso da 0, è la stessa identica cosa. Quindi in realtà di tutto questo che cosa avanza? Avanza che il dominio mi dice guarda che x deve essere maggiore strettamente di 0 e x deve essere diverso da 6. Sto solo rispecificando quello che già mi dava il denominatore, però questo è un discorso di dominio. Ora devo mettere un po' insieme tutto, quindi se vado a fare un grafico totale dove metto insieme tutte le informazioni, scopro che cosa? Che i valori che mi interessano intanto sono 0, 6 e 8, non ci sono altri valori interessanti. Vediamo cosa mi dice il numeratore. Il numeratore mi dice vai prima di 8 e poi dopo è negativo. Il denominatore invece che cosa mi dice? Mi dice guarda che per me va bene tutto, dice va bene proprio tutto tranne quando stai sullo 0 e sul 6. Quindi praticamente qui sarà sempre una linea continua dove però andiamo ad escludere lo 0 e il 6, ma questi li escludiamo adesso per un discorso di dominio, perché adesso interviene il dominio e mi dice guarda che io dico che la funzione non esiste se non dopo 0, quindi tutta questa cosa non c'entra niente, e il dominio dice anche che questo valore non esiste. Ok, quindi il dominio interviene in questo modo, ma adesso io devo andare a rispondere ad una domanda di segno, perché comunque è una disequazione e la disequazione mi chiede sempre quando è che questa cosa è positiva. Ok, allora noi vediamo qui che qui c'è un più, qui c'è un più e qui c'è un meno. E quindi abbiamo fatto, perché se noi guardiamo qui, la risposta è che la funzione è positiva dove? Tra 8 e 0, però dobbiamo stare attenti ad escludere il 6, perché sul 6 la funzione non è definita, quindi x diverso da 6. Ed ecco come mai si arriva a questo risultato.
E questa è la visione completa di tutto l'esercizio.